Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere questa fototrappola della Seymour, la C65. È una fototrappola, per chi non sapesse cosa sia, le fototrappole sono delle fotocamere che si attivano quando un qualcosa, un animale, una persona passa davanti ai suoi sensori, questi qui, e viene usata spesso per immortalare degli animali selvatici oppure anche come sistemi di sicurezza per la propria abitazione. Insomma, sono telecamere molto polivalenti, anche perché vanno a batteria e quindi non hanno bisogno di elettricità. Prima di tutto andiamo a vedere cosa c'è dentro alla scatola. Facciamo un veloce unboxing. Manuale di istruzioni, la fototrappola che vedremo dopo, e gli accessori. Negli accessori viene dato cavetto USB per il trasferimento dei file, una cinghia per allacciarla per esempio a un albero, a un palo, a qualsiasi cosa, e la staffa, una staffa con il suo braccetto e le sue viti se uno volesse usarla come telecamera di sicurezza. La potete direttamente con 3 tasselli la avvitate a un muro e diventa una telecamera di sicurezza per esempio. Ma noi oggi ci concentreremo sulla fototrappola usata come sistema per riprendere gli animali selvatici. La fototrappola è questa. Come vedete sotto al dado per collegarla al supporto oppure a un treppiede volendo. Questi sono i 3 sensori, questi sono gli infrarossi per le riprese notturne. Qua c'è un piccolo gancio per aprire lo sportello dove è presente il monitor LCD. Qua sotto tramite questo pulsantino viene fuori il vano batteria. Eccolo qua, ci vanno 8 batterie stilo classiche. Consiglio di metterle quelle ricaricabili, almeno potete riutilizzarle quando volete. Prima cosa da fare, una volta aperta la scatola, è quella di rimuovere tutte le pellicole protettive. Perché questo? Perché così facendo i sensori saranno liberi da ostacoli. Una volta liberata tutte le pellicole, io andrei a inserire direttamente le batterie e la scheda, una classica SD, che va inserita nel suo apposito slot qua. Ok? Bene. Inseriamo le stilo tenendo conto della polarità. Qua sulla sinistra è presente un interruttore a 3 posizioni, on, off e setup. Prima cosa da fare è entrare nel setup. Tramite i pulsanti di selezione selezionate la lingua che volete, nel mio caso italiano, la data. Prima cosa da fare è formattare l'SD, almeno verrà impostata con le specifiche direttamente della fotocamera. Molto importante è che la fototrappola può essere pilotata direttamente anche da app sul vostro cellulare. La trovate tramite codice QR sul manuale in italiano, che è molto raro, quindi tanto di cappello alla casa produttrice di questa fototrappola perché ha tradotto il manuale in italiano. Altra cosa molto interessante prima di passare all'app del cellulare e ai vari settaggi è che sotto ha anche il jack per l'alimentazione esterna, quindi se voi volete mettere questa fototrappola in un posto fisso in una vostra proprietà, potete metterci anche l'alimentatore esterno, preso USB che dicevo prima, impermeabile. Qua c'è anche, per una volta chiuso, lo sportellino per il cavo d'alimentazione, qui il passante per la cinghia, e adesso vediamo direttamente come collegarla all'app del cellulare. Prima cosa da fare è scaricare l'app tramite codice QR. Ovviamente l'app è sia per Android che iPhone.
installate Trail Camera Pro. Nel frattempo vi voglio far vedere come allacciare la fototrappola a un albero, per esempio. È molto semplice, eh? Qui c'è la cinghia con le fibbie classiche come quelle da escursionismo, la passate all'interno, c'è il passante, la fototrappola è dotata anche di un sensore di luce per attivare il faretto a infrarossi, un LED indicatore di stato. Una volta installata l'app, la apriamo, diamo i consensi a tutto, accendiamo il Bluetooth e lui ha già trovato la fototrappola. Facciamogli finire la scansione, diciamogli di connettersi, connesso. Accendiamo anche wifi, cerchiamo la rete wifi creata dalla nostra fototrappola, in questo caso questo. La password è semplice, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mantiene connessione wifi perché lui dice che non c'è internet, ma a noi non ce ne interessa. Torniamo qua e ora è connessa. Come vedete è già pronta all'utilizzo. La cosa interessante è che possiamo settarla direttamente dall'app. Quindi, prima cosa da fare è mettere foto e video, io avevo già messo. La grandezza delle immagini mettiamo 12 megapixel perché, ma possiamo mettere anche 20 megapixel. Quando si attiva possiamo scattare anche 5 foto, tanto per essere sicuri. Risoluzione 1080p, cioè un Full HD pieno, basta e avanza. Record time mettiamo 1 minuto. Il PIR è il sensore, quindi quando un animale passerà davanti al sensore, per fare riattivare la fototrappola dovranno passare 30 secondi, mettiamo 20. Ovviamente tutto questo lo potete fare anche direttamente dal piccolo monitor LCD che è sulla fototrappola. Dopo vi faccio vedere in maniera più esaustiva, ma già dal cellulare si può fare tutto. La sensibilità dei sensori di movimento medio va bene. Luce infrarossa auto, si può mettere anche economy se volete risparmiare un po' più di batteria, ma in automatico mi sembra la cosa migliore. Il time lapse, come tutti sapete, è una sequenza di foto che scatterà a cadenza regolare, tipo una ogni 10 minuti, una ogni 5, però per noi ora a questo momento non ci interessa. Questo è il settaggio time mode, cioè lui si avvia e si ferma a determinati orari. Ricorda audio, sì, ci interessa l'audio. Formato data 24 ore va bene. Stampa la data sul filmato, cioè in basso ci sarà scritto il giorno, l'ora e tutto il resto, quello mi interessa. Il nome della camera io per ora lascio questa. Wifi off dopo 1 minuto, certo. Formatta la SD non l'abbiamo già fatto. E default setting rimette tutte le impostazioni di default di fabbrica, cioè una volta premuto quello torna alle impostazioni di fabbrica. Bene, una volta che avete fatto questo procedimento e siete soddisfatti delle impostazioni che avete, riprendete la vostra fototrappola, ok? E mettete il tasto che ha 3 posizioni on, setup, off su on. Adesso la fototrappola è attiva, qualunque cosa passerà davanti ai 3 sensori, lui la registrerà. Se tornate su setup invece e entrate nelle impostazioni, vedrete i soliti settaggi che ci sono sull'app. Quindi voi potete o settarli di qui se avete già posizionato la vostra fototrappola nel bosco, quindi non volete consumare batterie del cellulare o è un settaggio veloce, non volete consumare le batterie della fototrappola, entrate nel menu e una volta impostato il cambiamento che volete, rimettete su on e il gioco è fatto. Ovviamente ha anche un piccolo occhiello
qui di lato, dove potete mettere un piccolo lucchetto per far sì che i curiosi non vi facciano degli scherzi, diciamo, alla vostra fototrappola. Ovviamente sul monitor vedete anche l'inquadratura della vostra fototrappola, quindi la potete posizionare come volete e vedrete già in tempo reale ciò che inquadra. Il mio consiglio è di non esporla direttamente a luce solare, cioè l'inquadratura non deve essere diretta al sole, perché il sistema di movimento, di rilevazione dei movimenti lo può disturbare, quindi potreste avere un problema. Quindi se volete inquadrare un sentiero, il mio consiglio è metterlo leggermente inclinata verso il basso, non tanto, un pochino, qualche grado inclinata verso il basso, almeno non punta al cielo direttamente. Una volta che avete posizionato la fototrappola, come dicevo, mettete su on, viene scritto auto record ready, anche un countdown, chiudete, si accende il piccolo LED rosso per indicare l'avvio della registrazione e lui adesso registra i minuti che avete impostato, tot minuti che avete impostato. Da monitor potrete vedere anche direttamente ciò che avete registrato, vedete in questo caso le foto e il video, lo potete mettere anche in play, però è più comodo vederlo da cellulare e adesso vi faccio vedere come. Vedete? Potete vedere sia le foto sia i video che ha registrato, così li potete direttamente scaricare nel cellulare, cancellare, potete scegliere anche da app di scattare una foto, vedete? Scatta la foto, oppure avviare un video. Ovviamente registrerà anche l'audio e adesso vi faccio sentire come registra l'audio. Questa fototrappola ha anche una piccola cassa su un lato e poi stoppate quando vi pare. Questo magari se volete fare delle prove. E per scaricarli sul cellulare voi fate direttamente, le selezionate e le scaricate sul cellulare. Per i video stessa cosa, selezionate e scaricate. Come vedete il download è molto veloce perché il collegamento è wifi, o se no direttamente dalla piccola schedina SD che si trova lateralmente. Ovviamente io a fine video vi lascio alcune foto che ha scattato senza ritoccarle, alcuni video con l'audio originale, anche quelli senza artefatti e senza ritoccarle. Io spero che il video vi sia piaciuto e che questa piccola fototrappola vi sia piaciuta. In descrizione vi lascio il link a Amazon dove potete trovarla. Costa sugli 70-80 euro, quindi il costo è molto contenuto per un piccolo prodotto di tecnologia così. Ha praticamente tutto quello che serve per iniziare questo hobby di fototrappolaggio. E se trovate il posto adatto riuscirete a fare anche dei bei filmati alla fauna selvatica del vostro territorio. Il mio consiglio è quello di posizionarla in un posto dove passa poche persone, in primis per far sì che l'ambiente circostante sia più selvaggio possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video. Ovviamente registrerà anche l'audio e adesso faccio sentire come registra l'audio. Questa fototrappola ha anche una piccola cassa su un lato, quindi se volete risentire quei segnali acustici, ovviamente è impermeabile,